Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come realizzare tristezza. Nell'altro video tutorial trovate Nvidia per lo schema di Gioia, lo stesso schema di Nvidia. Dovete solo cambiare un po' i capelli, il resto e i colori naturalmente del vestito. Non dovete fare il colletto, qui sarà molto più semplice. Per quanto riguarda invece tristezza, andiamo a vedere il video tutorial che è questo. Per realizzare la tristezza dobbiamo fare sempre lo stesso schema, quindi partiamo dall'anello magico di 6 maglie però con il filato azzurro e andiamo a fare un aumento in ogni maglia, saranno 12 maglie, poi facciamo una maglia e un aumento per tutto il giro, saranno 18 maglie, poi facciamo ogni 2 maglie un aumento e sono 24 maglie, ogni 3 maglie un aumento e sono 30 maglie, ogni 4 maglie un aumento e sono 36 maglie, ogni 5 maglie un aumento e sono 42 maglie. Ora dobbiamo lavorare le 42 maglie per altri 8 giri. E poi proseguiamo con le diminuzioni esattamente come l'altro schema che ho realizzato di Nvidia, solo che qui abbiamo fatto un giro in più perché tristezza è leggermente più cicciottella e andiamo a proseguire con i nostri 8 giri di 42 maglie. Ogni 5 maglie facciamo una diminuzione e saranno 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Facciamo un altro giro di 18 maglie basse. Stacchiamo con il filo azzurro e prendiamo il filo grigio e andiamo a fare un aumento nella prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 20 maglie lavorate. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 22 maglie. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 24 maglie lavorate. Lavoriamo per altri 6 giri, 24 maglie basse e poi stacchiamo il filo. Andiamo a riempire bene con la vatta sintetica. Prima di staccare il filo possiamo fare un giro in costa dietro a mezze maglie in modo da far venire fuori l'elastico alla maglia. In questo modo andiamo a lavorare le nostre mezze maglie lavorate in costa dietro alla base della maglia. Per le gambe con il filato azzurro abbiamo un anello magico di 8 maglie. Lavoriamo poi 8 maglie in costa dietro. Lavoriamo le 8 maglie per altri 2 giri lavorati normalmente. Andiamo a sostituire il filato azzurro con quello blu e andiamo a fare una metà prima maglia e una metà metà del lavoro e saranno 10 maglie lavorate. Lavoriamo per altri 2 giri 10 maglie basse e poi andiamo ad unire all'altra gamba. Ora andiamo a fare una catenella e ci andiamo ad agganciare nell'altra gamba. Lavoriamo le 10 maglie per questa gamba e lavoriamo anche sulla catenella la parte di dietro, poi lavoreremo le 10 maglie anche per questa gamba e la catenella davanti. In totale saranno poi 22 maglie lavorate e andiamo a fare per altri 4 giri 22 maglie e poi stacchiamo il filo e andiamo a cucire sotto la maglia. Per le braccia abbiamo un anello magico di 5 maglie con il filato azzurro. Lavoriamo per altri 2 giri 5 maglie basse, poi andiamo a sostituire il filato con quello grigio e andiamo a fare per altri 4 giri 5 maglie basse e poi stacchiamo il filo e andiamo a cucire questa estremità e poi andremo a cucire al lato della spalla qui. Per i capelli avvolgiamo un po' di filo di lana intorno al palmo della mano e poi andremo a fare la riga lateralmente, quindi andiamo sempre a cucire al centro e poi andiamo a spostare leggermente lateralmente in modo da far venire così i capelli. Per gli occhi facciamo un anello magico di 4 maglie con il filato nero, poi andiamo a sostituire il filato nero con quello blu e andiamo a fare un giro di facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 6 maglie lavorate e facciamo tutto il giro. Andiamo a sostituire il filato con quello bianco e andiamo a fare solo la parte di sotto con il filato bianco. Andiamo a fare tutto il giro solo alla base di sotto e poi stacchiamo il filo.
e possiamo staccare il filo. E andiamo a fare un altro uguale, questi saranno gli occhi. Per i capelli sono andata a tagliare la lana in questo modo, poi vado ad accorciare un pochino questo lato qui, lo lascio un pochino più lungo, però lo accorcio e vado a fare questo ancora più corto rispetto a questo, come vediamo nelle immagini. Poi andiamo a cucire la base dei piedi all'interno sotto la maglia e andiamo a fare il bordino anche come abbiamo fatto per qui, per la base della maglia, con delle maglie, con delle mezze maglie andiamo a lavorare intorno alle maniche. Ho lavorato 8 catenelle e poi ho fatto le mezze maglie nelle 8 catenelle. Vado poi a cucire la base della manica. Per il colletto invece ho lavorato 6 catenelle e ho lavorato in costa dietro le mie 6 catenelle fino a circondare tutto il collo. Quindi andate a fare queste maglie lavorate in costa dietro fino a raggiungere la circonferenza del collo e poi andremo a cucire qui al collo. Lo possiamo cucire sia alla base qui in modo da girarlo leggermente così, quindi andate a cucire in questo modo e poi lo andate a girare, oppure se preferite potete solo cucirlo così sopra, come preferite. Fermiamo poi con gli spilli gli occhi e lo andiamo a cucire. Cuciamo i polsini al braccio, qui intorno alla mano, andiamo a chiudere anche la parte superiore del braccio e la andiamo a cucire. Ho cucito gli occhi e poi con un po' di filo blu vado a fare il nasino al centro tra i due occhi e poi vado a fare con un po' di filo di ferro un occhiale. Basterà avvolgere intorno al dito un po' di filo e fare così le lenti che andrò ad incollare sugli occhi. Quindi passo il filo in questo modo in modo da creare il nasino e con lo stesso filo vado a creare anche la bocca. Faccio solo un piccolo tratto così realizzo la bocca. Con il filo di ferro ho creato gli occhiali e li vado a posizionare sul nasino con un po' di colla a caldo. Ho cucito le braccia lateralmente, ho applicato gli occhiali con un po' di colla a caldo e questa è la versione di tristezza. Realizzate invidia e poi realizzate anche gioia con lo stesso schema, cambiando solo un po' i capelli. Questa è gioia e è lo stesso schema che ho realizzato per fare invidia. Potete utilizzare lo stesso schema, l'unica differenza sono i capelli, che qui ho fatto un anello magico di 6 maglie, poi sono andata a fare una media di ogni maglia e sono 12 maglie, poi ho fatto, sono arrivata fino a 30 maglie e poi ho fatto 5 catenelle e ho lavorato 5 maglie basse lavorate in costa tutte in giro, mentre qui ho lavorato 4 maglie, poi ho fatto un'altra catenella distanziata per fare quest'altro lato e poi ho infilato l'uncinetto in questo punto e ho fatto un'altra catenella con altre maglie basse per 2 giri qui sopra per fare il ciuffetto. Questa è l'unica differenza, mentre per la tristezza ho fatto la testa un pochino più grande, il corpo un po' più leggermente più grande. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e vi aspetto alla prossima e lavoriamo che ci consoliamo. Ciao ciao! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.